Bentornati amici, oggi voglio mostrare come ho sostituito la batteria al mio iRobot Romba serie 500, che dopo tanti anni di lavoro la batteria è giunta alla fine del suo ciclo vitale, infatti non carica più. Oltre alla batteria sostituiremo anche la spazzolina rotante e inoltre sostituiremo anche il filtro di aspirazione. Seguitemi e iniziamo con lo smontaggio. Ho acquistato su Amazon questo kit completo di batteria, spazzole rotanti e filtri di aspirazione. Vi metterò il link in descrizione a chi dovesse interessare. All'interno della confezione, come vedete, troviamo la batteria, che è una batteria da 4000 mAh al nickel cadmio, ancora di vecchia generazione, anche perché il caricabatterie dell'iRobot è fatto apposta per questo tipo di batterie. E inoltre all'interno troviamo anche come vedete, dei filtri, le spazzole orizzontali e le spazzoline, quelle rotative, che andremo poi a utilizzare per la sostituzione. Iniziamo con estrarre il cassetto della polvere. Questo qui è il cassetto delle spazzole orizzontali. Non ci resta che svitare tutte le quattro viti. Togliamo la vecchia spazzola ma ridotta, come vedete. È molto semplice e veloce da fare. Apriamo il coperchio e questa è la vecchia batteria. Non ci resta che estrarla e andare a sostituirla con quella nuova. Lasceremo le linguette esterne in maniera da poter facilmente estrarre in caso di malfunzionamento o sostituzione. Come vedete viene via facilmente. Diamo una pulita, togliamo la polvere e la sostituzione è praticamente terminata. A questo punto non ci resta che riprendere il coperchio e reinserirlo nella sua sede e richiudere tutte quante le viti. Una volta chiuso il coperchio andremo a prendere una delle spazzole rotative nuove e andiamo ad inserirla nella sua sede, trovando il verso giusto, facendogli fare uno scarpino. A questo punto passiamo alla sostituzione del filtro. Come vedete è particolarmente intasato. Non basterà far altro che sfilarlo dalla sua sede facendo attenzione a non spaccare nulla. Prendiamo quello nuovo e lo mettiamo al posto dell'altro. Chiudiamo il vano e lo reinseriamo al suo posto e l'intervento è completato. Vediamo se si accende. Ok, perfetto. Adesso faremo un piccolo test. Come vedete, una volta acceso lui comincia il suo ciclo di pulizia, non cade perché ha i sensori che gli evitano la caduta dal tavolo e l'intervento è terminato. Lui è di nuovo pronto a fare il suo sporco lavoro.
Vi ringrazio, spero che vi sia stato utile anche questo video. Se vi è stato utile, un like è gradito per aiutarmi a crescere e a continuare su questo canale. Vi ringrazio, iscrivetevi, attivate la notifica e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!